Salve a tutti e ben ritrovati qui su Economico Sano e Squisito. Io sono Chef Nunzio e vi guiderò nella preparazione di questa ricetta davvero sana, economica e molto particolare. Questo piatto è una vecchia ricetta di mia madre, in verità, la quale saluto e ringrazio. Tra i miei familiari e i miei amici è molto popolare e molto apprezzata ed era anche il cibo preferito di una persona a me molto cara, quindi anche per questo motivo che ci metterò amore e impegno nel prepararla e amore e impegno nello spiegarvela. A lui dedico la musica di sottofondo che sarà un po' diversa dal solito, ma parliamo del piatto. Sicuramente la maggior parte delle persone quando sente cavolfiore storce il naso, perché è vero, questo ortaggio a fiore non piace proprio a tutti, no? Ma vorrei una foto per tutte le volte che ho visto assaggiare la prima volta con molto scetticismo questo piatto ad amici e parenti, e vorrei una foto che immortala la loro faccia dopo aver portato il primo boccone alla bocca. Era impagabile. Infatti questa ricetta stravolgerà la vostra cognizione di cavolfiore e la vostra cognizione del riso, poiché è davvero spettacolare nella sua semplicità. Quindi il mio consiglio è meno di provarla almeno una volta. Ma andiamo a vedere come si prepara. Bene, come prima cosa priviamo il cavolfiore delle foglie verdi, strappandole con le mani o tagliandole con il coltello, come sto facendo io. Incidiamo con la punta del coltello le attaccature attorno al torsolo centrale, estraendo così dei pezzi di cavolfiore più o meno grandi. Mettiamo i broccoli in una pentola, ricopriamoli con acqua fredda, saliamoli e mettiamoli a bollire. Affinché i cavolfiori siano pronti ci vorranno 20-25 minuti. Nel frattempo prepariamo la besciamella e puliamo lo scalogno. Mettiamo su la padella per la roux e nel frattempo che la padella si scalda sbucciamo e affettiamo finemente lo scalogno. Mettiamo il burro e la farina in padella e amalgamiamoli. La roux è pronta, mettiamo su il latte e portiamo nell'ebollizione. Aggiungiamo una macinatina di pepe e un pizzico di sale. Adoro mettere il pepe nel latte perché mi ricorda tantissimo l'odore del pecorino siciliano, coi chicchi di pepe nero interi all'interno. Qualche istante prima che il latte inizi a bollire, versiamone una parte sulla roux, cominciamo ad amalgamarla. Versiamola nel latte e lasciamo bollire fino ad ottenere la densità della besciamella che desideriamo. A noi servirà molto liquida, quindi va bene così. Sono trascorsi circa 20 minuti, il cavolfiore è pronto. Senza buttare via l'acqua tiriamolo fuori con l'aiuto di 2 schiumini. L'acqua ci servirà tra poco per bollire il riso. Versiamo il riso nell'acqua dei cavolfiori, lasciamolo cuocere per la metà del tempo necessario. Ad esempio io ho un vialone nano che ha una cottura di circa 10 minuti, lo farò cuocere per 5 minuti. Il tempo che aspettiamo che il riso si cuocia, in una padella mettiamo a soffriggere con un filo d'olio lo scalogno. Versiamo anche i cavolfiori e mentre si cuociono con un cucchiaio di legno rompiamoli in modo tale da ottenere dei pezzettini un po' più piccoli ma senza sfaldarli. Coliamo il riso e con le dita cerchiamo di capire se è alla cottura ottimale. Adesso che abbiamo tutto spostiamoci su un piano di lavoro. Seguitemi. Ricapitoliamo tutti gli ingredienti. Abbiamo i cavolfiori saltati con gli scalogni, abbiamo la besciamella, abbiamo il riso a metà cottura, il nostro parmigiano grattugiato e ci siamo muniti di una ciotola molto capiente. Aiutandoci con uno schiumino o con un mestolo alterniamo all'interno della ciotola grande gli ingredienti. Questo ci aiuterà successivamente a mescolare di meno, preservando così il cavolfiore dallo sfaldarsi. Procediamo in quest'ordine: cavolfiore, sovrapponiamo il riso, un po' di parmigiano e ricominciamo fino alla fine degli ingredienti. Alla fine di tutto aggiungiamo la besciamella e mescoliamo il meno possibile. Imburriamo una teglia e versiamoci dentro il composto così ottenuto. Livelliamo tutto sulla teglia e spolveriamo di pangrattato. Ora aggiungiamo dei piccoli riccioli di burro e prepariamoci ad infornarlo in forno preriscaldato a 200 gradi per 30 minuti. Volevo ringraziare tutti voi che mi state seguendo e che mi state sostenendo con tutti i vostri like, tutti i complimenti che mi fate nei commenti. Volevo farvi sapere che voi siete il vero carburante di questo canale. Grazie mille. Se sei nuovo e non ti sei ancora iscritto e il mio canale ovviamente ti piace, sostienimi, basta iscriverti e se vuoi attivi la campanella. Inoltre ricordo a tutti che sono sempre a vostra completa disposizione per richieste e consigli. Io rispondo sempre a tutti. Parola di chef.
e siamo pronti per infornarla. La besciamella, molto liquida, verrà assorbita in cottura dal riso, dandogli gusto e cremosità. Gratiniamola per 30 minuti fino a quando il pangrattato sopra non sarà ben dorato. Tra tutti i pregi di questo piatto di sicuro il migliore non è il colore, è un piatto dal colore un po' sciatto, motivo per cui quando lo impiattiamo cerchiamo di essere creativi e soprattutto di dare dei colori vivaci per contrastare proprio la mancanza di colore. Ho usato dei pomodori che hanno un rosso fuoco, poi gli ho aggiunto la classica fogliolina di basilico che in contrasto col bianco del piatto esalta a meraviglia, e ho voluto impreziosire ulteriormente questo piatto creando un'onda elegante con della crema di aceto balsamico, e questo è il risultato. Bene, se abbiamo rispettato i tempi di cottura e le dosi, impiattarla sarà un gioco da ragazzi, in quanto sarà sì cremosa e morbida, ma abbastanza compatta da essere impiattata senza problemi. Con una paletta tagliamone una porzione e semplicemente stacchiamola dalla teglia e impiattiamola sul piatto. Guardate che spettacolo meraviglioso! Per questa ricetta era davvero tutto, Chef Nunzio vi saluta, vi rimanda alla prossima ricetta qui su Economico Sano e Squisito. Ciao belli!